Oggi faremo un viaggio davvero affascinante. Analizzeremo l'alfabeto fondamentale che si nasconde dietro ogni singola opera d'arte. Sapete, spesso ci perdiamo ad ammirare la bellezza complessiva di un quadro, di una scultura, ed è normale, ma oggi vogliamo fare qualcosa di diverso. Analizzeremo il codice sorgente della creatività visiva, portando alla luce quelli che sono i veri e propri blocchi di partenza di qualsiasi espressione artistica. Ok, entriamo subito nel vivo guardando queste due mie opere. Il nostro sguardo viene subito rapito da tutta questa complessità. Sono opere vibranti, ricchissime di texture, piene di colori, dal blu profondo fino a riflessi metallici e dorati. Eppure, preparatevi perché per quanto sembrino intricati e ultramaterici, l'intero universo visivo che stiamo osservando è costruito su tre mattoni fondamentali. E questo ci porta a quello che possiamo definire l'arco della genesi dell'arte. Ogni capolavoro complesso inizia da un singolo minuscolo dettaglio. È un'idea potentissima. Nel corso di questa analisi tracceremo proprio questa progressione evolutiva. Vedremo come un'opera d'arte nasca letteralmente dal nulla assoluto, perché prima che ci sia una forma, prima di un volume o di un significato, c'è solo uno spazio vuoto, uno spazio che aspetta solo di essere risvegliato. E questo risveglio avviene attraverso tre passaggi ben precisi. La fase 1, il punto, la fase 2, la linea e infine la fase 3, la superficie. Ora però attenzione, non stiamo parlando di una banale lista di forme geometriche prese a caso, assolutamente no, questa è una vera e propria evoluzione sequenziale. È la storia di un'origine singola, piccolissima, che cresce, inizia a muoversi e alla fine esplode, espandendosi in uno spazio materico tangibile. Punto, linea e superficie è un celebre saggio di estetica scritto da Kandinsky nel 1926 e pubblicato dalla casa editrice Adelphi. Nato come dispensa per i corsi della scuola Bauhaus, il testo scompone il linguaggio visivo nei suoi elementi minimi. E i tre elementi fondamentali dell'arte sono appunto il punto, la linea e la superficie. Nello studio di Kandinsky le connessioni tra punto, linea e superficie generano la sinapsi del linguaggio visivo. L'interazione dinamica tra questi elementi crea forme, equilibri, tensioni e quel ritmo musicale che sta alla base dell'arte astratta. Ogni disegno e ogni dipinto nascono da questi tre elementi fondamentali: il punto, la linea e la superficie. Conoscere questi elementi significa imparare il linguaggio dell'arte, dalle prime esercitazioni di disegno fino ai grandi capolavori. Il punto rappresenta praticamente l'elemento primario e indivisibile. Il segno più semplice indica una posizione, un semplice segno che può attirare lo sguardo, creare ritmo e diventare protagonista della composizione. Può essere grande e piccolo, può essere anche rappresentato da una stella, un sole nel cielo, oppure una figura può essere anche letta come un piccolo punto in un paesaggio. Dal punto di vista geometrico è privo di dimensioni, mentre in pittura è il primo contatto dello strumento, che sia la penna o un pennello, con la superficie. Esercita una tensione concentrica e possiede una forza statica. Partiamo quindi dalla fase 1, il punto, origine e dettaglio. Iniziando dal primissimo stadio dobbiamo focalizzarci sull'elemento in assoluto più piccolo, la vera particella fondamentale della nostra composizione visiva. Se guardiamo l'area evidenziata nell'opera blu The Black Hole, notiamo dei microscopici dettagli di colore e luce. Non hanno un'estensione vera e propria, eppure funzionano come dei potenti magneti per i nostri occhi. Ancor prima di riuscire a processare l'intera composizione, il nostro sguardo viene inevitabilmente catturato e ancorato proprio lì. Il punto è l'origine di tutto, è la scintilla iniziale sul piano visivo, la primissima dichiarazione di esistenza che l'artista fa nel vuoto. Ma il punto non se ne sta lì fermo. Una volta stabilita questa origine, questa prima ancora visiva, il punto inizia inevitabilmente a muoversi nello spazio e quel movimento ci porta dritti al secondo punto, la linea, che nasce dal movimento, dal punto ed è quindi il risultato di una forza che agisce in una determinata direzione. Può essere sottile, spessa, continua, spezzata, retta, curva e ciascuna tipologia trasmette sensazioni ed energie differenti. Ad esempio, la linea retta esprime freddezza, quella curva esprime morbidezza, la linea spezzata aggressività, nervosismo.
La linea orizzontale comunica calma e riposo, la linea verticale energia e equilibrio, la linea obliqua suggerisce movimento e stabilità, trasformazione. Ed eccoci appunto alla fase 2, la linea direzione e ritmo. Quest'opera spirale illustra esattamente quello che succede. L'attenzione viene guidata seguendo proprio quei percorsi tratteggiati, quei contorni non sono stati messi lì a caso, mostrano quella forza invisibile che prende l'occhio di chi guarda e lo trascina lungo curve e direzioni, facendoci viaggiare dinamicamente attraverso il rosso, l'oro, il blu, il verde. Quindi, per riassumere, la linea nasce fisicamente e concettualmente dal movimento. Non è solo una specie di recinto o un confine statico, è l'elemento che dona il ritmo, che stabilisce una direzione chiara e che dona un'energia vitale, pulsante all'intera composizione. Pensateci, senza la linea l'opera sarebbe completamente ferma, con la linea inizia a danzare. La superficie è lo spazio che prende forma attraverso linee, colori e texture. È qui che l'immagine acquista equilibrio, volume e profondità. La superficie è il piano materiale di forma solitamente geometrica, può essere quadrato, rettangolo, cerchio, che accoglie il punto e le linee quando una linea si chiude, oppure può avere forma organica come quelle forme libere e irregolari che troviamo nelle nuvole o nelle foglie. Viene definita da Kandinsky come superficie di fondo ed è lo spazio in cui avviene l'interazione delle forze e delle tensioni pittoriche. Il che ci porta all'ultima tappa, la fase 3, la superficie, materia e spazio. Siamo arrivati a quel momento in cui l'energia esplode, si espande, le linee si muovono, si intrecciano. È la grande transizione. Da una parte immaginate un piano piatto, vuoto, puramente teorico, dall'altra uno spazio che prende improvvisamente vita, una forma tangibile creata attraverso il colore, la materia, la texture. Esattamente in questo istante sulla superficie che l'opera d'arte acquisisce la sua reale forma fisica, abbandona l'astrazione concettuale e diventa finalmente realtà percepibile. Se torniamo alla mia opera blu The Black Hole, fate caso a come viene trattata la superficie. Non è mica una semplice passata piatta di colori. Guardate l'intensità, l'impasto è materico, pesante, sembra quasi scultoreo. Queste crespature tridimensionali regalano all'opera una profondità. Acquisendo tutto questo volume, la superficie smette di essere solo la pelle del quadro, diventa letteralmente il corpo dell'opera. E questo concetto prende forma in maniera ancora più spettacolare nell'opera Sentieri di luce. Se ci concentriamo su come questa materia quasi metallica e pighettata gioca con la luce, notiamo che le creste dorate catturano tutto il bagliore, mentre nelle fessure sprofondano ombre scure. È questo gioco continuo, questa interazione tra luce e texture sulla superficie che costruisce un volume tridimensionale, trasforma una semplice idea in una presenza fisica, quasi ipnotica. Siamo arrivati a tirare le fila, la sintesi visiva, l'alfabeto dell'opera d'arte ed eccoci alla fase conclusiva della nostra spiegazione, esplorazione, pronti a mettere insieme i pezzi per comprendere appieno questa psicologia visiva. Rivediamo il viaggio evolutivo che abbiamo fatto, questo alfabeto interconnesso che è assolutamente essenziale per poter leggere l'arte. Il punto, con i suoi piccoli dettagli di luce e colore, è quello che ancora il nostro sguardo e dà inizio a tutto. Poi entra in gioco la linea che spinge il movimento, tracciando direzioni e dettando il ritmo. E infine la superficie prende il controllo totale, immergendoci in uno spazio vivo fatto di profondità, volume e materia. Quale di questi elementi ti affascina di più? Per chiudere vi lascio con un pensiero un po' provocatorio. Pensate per un attimo al vostro dipinto preferito. Come collasserebbe l'intera energia di quel capolavoro se venisse rimosso anche solo uno di questi elementi? Che so, se togliessimo di colpo la materialità della superficie o se azzerassimo il ritmo propulsivo della linea. La prossima volta che vi troverete davanti a un'opera d'arte vi lascio una sfida. Non limitatevi a guardarla nella sua interezza, provate ad analizzarla attraverso questa nuova lente. Vi assicuro che scoprirete un mondo interamente nuovo. Alla prossima esplorazione di storia e critica d'arte. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti e se vi va di sostenere il mio canale potete farlo anche con un semplice
Abbonamento a partire da 1,99 €. Grazie per la visione, alla prossima!